ho visto che c'era un grande ritorno anche di quella che è un'arte storica, quella della performance art, che si incrociava con i territori già vasti delle performing arts, ovvero le arti della rappresentazione, dove del resto c'è una finzione quasi strutturale, diciamo, è nella natura delle arti della rappresentazione e anche delle arti del tempo, quindi cinema, danza, teatro, musica, e dall'altra parte c'è quest'arte della verità che è tipica della performance art, quella storicamente riconducibile, che ha un rapporto diretto con la verità e con la vita. Questi due campi si stanno molto intersecando, diciamo, e quindi c'è un lavoro di osmosi anche per quanto riguarda le performing arts e la vita per proprietà transitiva. Mi interessava lavorare su questo. Un altro campo che mi interessa molto è il teatro musicale e l'opera sperimentale. L'opera l'abbiamo inventata noi, italiani, ma qui di opera sperimentale non c'è questa poi tradizione, ci sono i repertori classici che vengono forse riproposti. Si parla qua di un'altra cosa, di mettere tutti questi linguaggi insieme, già caratteristica dell'opera in generale, in maniera sperimentale, e questo mi interessava anche indagare. E l'osmosi che ho in mente, che abbiamo in mente, è sicuramente un'osmosi che è tra linguaggi ma anche tra persone, tra ruoli, ovvero pubblico e artista, fra chi usufruisce ad esempio dei vari workshop che ci sono dentro Happening e chi invece è del tutto al di fuori e viene soltanto come visitatore. Ogni spettacolo che è ospitato ha una forma più installativa e quasi tutti anche una forma più performativa, quindi spettacoli che diventano installazioni, installazioni che diventano spettacoli, installazioni che compenetrano una nell'altra e artisti che oltre a portare il proprio lavoro qui ad Happening poi collaborano con altri artisti invitati. L'idea è quella di costruire insieme, io parlo di opera aperta, ma comunque anche di un grande spettacolo, diciamo, tutto dove gli artisti sono in relazione, dove c'è rispetto per l'altra opera, ma anche voglia di compenetrare, quindi una certa libertà e anche un certo profilo emotivo. È venuto fuori che quasi ogni spettacolo invitato vengono fuori anche altre ramificazioni e quindi l'incontro della performance, delle performing arts, questo incontro tra arti del tempo e arti dello spazio, tra visual arts e arti della rappresentazione, si aprissero anche in collaborazioni inedite con altre forme di arte, come ad esempio quella del design. E questo è successo in corso d'opera. L'idea è un po' di far vedere le eccellenze anche del territorio di Firenze e dintorni, mescolarlo con i molti artisti internazionali che siamo riusciti, nonostante il Covid, ad avere ad Happening, e pensare così di poter costituire anche frecce in fuori da Firenze in fuori, cioè queste collaborazioni risuonano a seconda dell'arte che si vuol scegliere, di energie nuove, di possibilità, e questo era molto importante per noi perché era un punto fermo che volevamo dare proprio dalla città di Firenze all'esterno. Tutte queste occasioni, ma anche modalità, ma anche proprio prodotti artistici, sperimentali e di ricerca, sono tutti spettacoli, installazioni che incontrano però una certa emotività dello spettatore, anzi vogliono proprio far risuonare i sensi dello spettatore a 360 gradi e quindi mai essere soltanto un evento cerebrale. In questi tempi così difficili, così incerti, così drammatici anche per certi versi, di accogliere attraverso l'arte l'umanità, diciamo, l'umanità di ognuno. In questo senso c'è ricerca, noi siamo per una ricerca, per una sperimentazione, per una arte profonda, direi, che però è accessibile perché soprattutto risponde ai sensi e quindi prende lo spettatore a 360 gradi e lo investe da tutti i punti di vista, diciamo, e per questo anche il ruolo dello spettatore, noi abbiamo pensato molto anche alla percezione, il ruolo dello spettatore non è soltanto un ruolo staccato dallo spettacolo, ma lo spettacolo in qualche modo lo accoglie sia fisicamente che emotivamente e questo penso sia fondamentale per l'arte contemporanea.